Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Axel e benvenuti o bentornati su 98 Megapixel. Oggi, come potete vedere, siamo alla mini arena, siamo alla quinta gara di campionato Mini 4D. Via con la sigla! La pista di oggi, molto veloce, nonostante abbia vari salti, ha sempre almeno 2 recuperi come rettilineo, quindi permette di spingere veramente un sacco. Parte molto bella, la parabola lunga, mi piace veramente un sacco. Non so se c'è un nome specifico, quindi se lo sapete scrivetemelo qua sotto nei commenti. Come potete vedere abbiamo già iniziato a sistemare le macchine, pile già in carica, abbiamo fatto anche le prime prove. Non è male come pista, le macchine stanno, ma io vi ricordo prima di iniziare con le vere e proprie prove, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e commentare. Qua sotto in descrizione c'è il link per il profilo Instagram di 98 Megapixel e per il gruppo Telegram, e che sono attivi, vabbè, gli abbonati e tutto il resto se vi va supportare il canale. Con questo iniziamo con le prove perché è già tardissimo. Allora, stiamo provando la T-Mec. Occhio che è rimbalzato. Di per sé ragazzi non salta male, il discorso è che secondo me è lenta, poi magari devo vedermi un attimo con le altre T-Mec. Allora proviamo ME. No, male. A parte il salto iniziale che l'ha fatto a caso, non è male, cioè, mi piace abbastanza. Vediamo un po' le auto di oggi. Allora, correremo in T-Mec, col solito R, ormai lo conoscete, ci piace. Devo forse spingere un po' perché forse sono un pelino lento, ma ci piace. Poi andiamo in Expert con questa macchina qua, che è sempre la solita, ma dopo la gara dei Monkeys abbiamo trovato un po' di robine che non funzionavano. In primis, questa bellissima fibra carbon a banana fletteva, nonostante sia una carbon flette, e quindi l'abbiamo messa a doppio strato così che non flette più, e ora le prestazioni sono decisamente migliori. E poi, dopo il bellissimo video che ho fatto sull'ME, partiamo con di nuovo l'ME riconfigurato per la categoria GT. Quindi abbiamo sistemato, abbiamo tolto il freno anteriore, abbiamo messo i pezzi in plastica e sotto abbiamo messo le saponette. Così facendo adesso sta più o meno in pista, l'avete visto nelle prove, non è malissimo, vediamo un po' se può portare qualche soddisfazione. Vi faccio vedere come va la T-Mec con le pile molto cariche e il motore pompato, non so se usciamo, ve lo dico. No, il problema fondamentale è questo salto qua. Se riusciamo a scavarci questo salto qua possiamo spingere. Dai. Allora, proviamo l'ME in categoria GT. Ok, siamo partiti. E siamo troppo veloci, infatti. Allora, adesso T-Mec. Non va. Allora. No! Male signori questa gara. Proviamo la Expert. Dai però, alla gara di oggi superiamo ogni record con 50 persone iscritte e 161 mini. Allora, prima manche fatta ragazzi, lo schifo, da sincera, proprio mi ha fatto cagare. Allora, telaio ME rimbalzata male, adesso abbiamo provato a cambiare passando da un Mac a un Hyper. Quindi abbiamo calato di motore, ho lasciato le stesse batterie e non le ho cambiate. Per quanto riguarda la T-Mec, della quale sinceramente confidavo buoni successi, e abbiamo ribalzato, quindi al momento ho cambiato le batterie, le ho caricate a meno
passando da 1,1 a 0,9 per capire se effettivamente gli do troppo slancio e quindi la macchina si catapulta fuori. Stessa cosa che ho fatto anche sulla Expert, batterie caricate di meno, e ho rimesso le gomme come l'abbiamo usata al Monkey perché effettivamente aveva buoni risultati. Ci proviamo, speriamo. Adesso abbiamo la seconda manche tra un pochino e vediamo cosa ci salta fuori. GT. Troppo. Bene ragazzi, allora a sto punto l'hyper c'è, mettiamo dentro le pile però a 0,9 perché adesso ho provato a tenere le pile cariche. Allora siamo arrivati con la T-Mac, seconda manche. No! All'ultimo salto, signori. Partiti anche con la Expert. Sei giù. Vieni. No, dai. Che sfiga, ragazzi. Terza manche della GT. E niente, signori. Ah, terza manche della T-Mac. Sì. Ok. Ok. Partiamo con la terza della Expert. Ok. Dai che lo facciamo un tempo. Ultima della GT. Ok, meglio. No, perché se devi andare così bene all'ultima manche mi sento preso per il... Allora, ci tocca l'ultima manche della T-Mac. Se riusciamo a fare un tempo possiamo classificarci in qualche modo. Se no siamo tipo 15esimi e quindi poca roba. Aspetta a me. Vai. E va malissimo, signori, malissimo. Ultima della Expert, vediamo come va. Non saltare storta, no. Boom. Abbiamo due tempi, signori, miracolo divino. Intanto andiamoci a vedere dove siamo in GT. Signori, siamo 25esimi con tutti 99. No, buono, non ci piace. Poi in T-Mac scendi. Anche qui siamo arrivati, no, troppo giù. Siamo 21esimi su 36 persone. Anche qui, ragazzi, abbiamo fatto un tempo solo. Invece, per quanto riguarda Expert, nonostante abbiamo fatti due tempi, siamo 20esimi. Quindi oggi chiudiamo con un 20esimo in Expert, un 21esimo in T-Mac e uno schifosissimo 25esimo in GT. Che dire, signori, 20 new podio, possiamo dirla così?
Devo dire che effettivamente non ci ho capito una mazza di questa pista, o meglio, all'inizio mi sembrava abbastanza capibile, mi sembrava di aver raggiunto dei buoni risultati, soprattutto nelle prove andavo bene e andavo veloce e le mini stavano. Sono iniziate le manche, uno sfracelo, la T-Mac che ha dimostrato di essere estremamente stabile in piste anche diverse rispetto a quelle che abbiamo qua dai Do Model, invece è andata totalmente fuori, ho dovuto mettere i freni, cosa che non è mai successa sulla faccia della terra, ho dovuto rallentarla, inspiegabile. Poi per quanto riguarda invece la Expert, anche lì meglio, nel senso che stiamo iniziando a trovarci una quadra, però se devo dirvi che sono convinto al 100%, no. Intanto però abbiamo fatto 2 tempi, che vuol dire che piuttosto che uscire tutte le volte, è già meglio. E infine, vabbè, la GT era una prova sul telaio EME, più che altro era da testare questa macchina, capire un po' com'è. Meglio, quindi effettivamente montando il bumper anteriore migliora come telaio, però devo essere sincero, non è che mi abbia convinto proprio al 100%. Ci sarà da lavorare, capire un po', magari anche la pista che con l'umidità, il freddo potrebbe aver dato qualche problemino. Detto questo, io direi che vi posso salutare, vi ricordo che sono attivi gli abbonamenti e che qua sotto in descrizione trovate il link per il profilo Instagram e per il gruppo Telegram, nel quale assolutamente vi invito ad entrare perché ogni giorno ci sono nuove idee per quanto riguarda il Mini4 D e veramente bella la community che si sta formando, e noi ci vediamo ad un prossimo video che uscirà lunedì prossimo alle 18. Ciao!